Il nuovo anno inizia con tanta bella musica e infatti ho già trovato un disco splendido, uno che probabilmente finirà nella top 10 del 2021. Ve ne parlo in questo video in cui ho selezionato per voi alcune delle novità e delle ristampe in vinile più interessanti in uscita a gennaio. Ciao, io sono Johnny e qui su Vinilicamente ti parlo di musica a 360 gradi, dischi in uscita, classici imperdibili, hi-fi e tanto altro legato a questo fantastico mondo. Siamo già ripartiti a bomba la settimana scorsa con i miei dischi preferiti del 2020. Eccoli qui se ve li siete persi. E si continua senza perdere un colpo con i dischi in uscita a gennaio 2021, tra novità e ristampe in vinile. Per sostenere il canale puoi acquistare i dischi che ti interessano nel mio negozio su Amazon. Ti lascio il link qui sotto in descrizione. Se i dischi preferisci acquistarli dal tuo negoziante di fiducia, puoi comunque supportarmi acquistando quello che più ti pare e piace su Amazon partendo dal mio link personalizzato che trovi qui sotto. Oppure puoi aiutarmi a tenere in vita il canale con una donazione tramite PayPal. Il supporto a un canale piccolo come questo è fondamentale perché progetti come questo, che si basano esclusivamente sulla passione e la follia di chi li gestisce, potrebbero scomparire da un giorno all'altro. Quindi pensateci. Aspetta, ultima cosa importante da ricordare prima di partire: la playlist su Spotify. Il link per arrivarci è qui sotto in descrizione e la playlist si chiama come questo video, dischi in uscita a gennaio 2021. All'interno della playlist trovate alcuni brani in anteprima delle novità presentate nel video e anche alcune canzoni da quei titoli di cui escono le ristampe. Grazie alla playlist potrete farvi un'idea un po' più accurata dell'album o dell'artista di cui vi parlo, perché per motivi di copyright posso inserire solo dei brevissimi spezzoni audio e talvolta neanche quelli. Seguitemi anche su Spotify in modo da essere sempre aggiornati sulle novità in arrivo e sulle mie preferenze. Mi sembra di avervi detto tutto e quindi Welfare Jets dei Viagra Boys. A proposito di post-punk, se non avete mai sentito parlare dei Viagra Boys, posso dirvi che è come imbattersi negli Idols di Ritorno al futuro. Mi spiego meglio. Prendete il physique du rôle degli Idols, la loro cazzimma, e fatela andare indietro nel tempo, negli anni 80, accompagnandola a un synth bello corposo e a un sax che trasuda la scivia da ogni nota, più un briciolo di country 3.0. Questa è la ricetta di Welfare Jets dei Viagra Boys dalla Svezia con ironia e ardore. The Third Chimpanzee EP di Martin Gore. Nonostante il mio grande amore per i Depeche Mode, non è che ne abbia parlato tantissimo qui sul canale. Gli ho dedicato un episodio degli imperdibili che potete recuperare qui, ma poco altro. È stato solo un caso, chiarisco, dettato dalle circostanze, visto che il loro ultimo album Spirit è uscito nei primi mesi di vita di questo canale, quando non aveva l'impostazione e le rubriche che ha oggi. Tra l'altro i Depeche Mode sono stati celebrati a novembre per il loro ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame, naturalmente con una cerimonia a distanza causa Covid. All right, congratulations boys, we finally found a way to accept our induction into the Rock and Roll Hall of Fame. Yeah. Congratulations, congratulations. It's a shame not doing the concert. Aren't we doing the concert now? Era quindi obbligatorio segnalare un disco che tutti i fan staranno aspettando a gloria
ossia The Third Chimpanzee EP di Martin Gore, che poi è il principale motore compositivo della band inglese. Questo è il secondo EP della sua carriera solista, in cui troviamo anche 2 album interi, uno di cover, tra l'altro bellissimo, Counterfeit 2, e uno strumentale, MG, del 2015. Anche questo EP è composto da brani interamente strumentali, sono 5 in tutto, e come per il precedente album il mood pare molto cupo, da colonna sonora di fine di mondo, con una elettronica bella tosta e cadenzata. Vi lascio un piccolissimo assaggio del brano in anteprima e vi ricordo che potete trovare la versione integrale di questo brano nella playlist di Spotify Dischi in uscita gennaio 2021. Il link per ascoltare la playlist è qui sotto in descrizione. Forse le lucciole non si amano più, della locanda delle fate, e Collage delle orme. Se avete seguito la live di fine anno vi ricorderete che avevo già annunciato queste 2 uscite dedicate al prog italiano. Non sono le prime 2 in assoluto, perché a fine novembre era arrivato il volume 1 di questa collana denominata Prog Rock Italia, il meglio del progressive italiano. Gli appassionati del genere lo avranno sicuramente già riconosciuto. Si tratta di Is, del balletto di Bronzo, e lo ricordo volentieri non solo per il suo straordinario contenuto artistico, ma anche per farvi vedere come sia curata questa collana. Edizione limitata e numerata, busta esterna richiudibile, artwork fedele alla prima stampa sia nelle cover che nelle etichette del disco, poi lo vedremo, doppia obi fronte retro con la descrizione dell'album e i crediti di edizioni. Questa è un obi e questa è un'altra, vedete qua anche questa fronte retro, poi vinile nero 180 grammi con l'etichetta, come vi dicevo, che è fedele a quella della prima stampa, e in sleeve di carta con lamina antistatica. Ma soprattutto, e questo è il vanto principale per chi ha curato l'operazione, rimasterizzazione a partire dai nastri analogici originali, che è scritto anche qui. Insomma, è la prima volta che il nostro amato progressive riceve un trattamento come questo, per cui complimenti vivissimi, per me è un grande sì. Dopo aver fatto questo preambolo necessario per inquadrare il senso di questa collana, vi dico 2 parole sugli album in uscita a gennaio. Il 15 gennaio arriva il secondo volume, ossia Forse le lucciole non si amano più, La locanda delle fate, band validissima di origine astigiana che purtroppo fece un unico grande errore: arrivare fuori tempo massimo. Questo infatti è il loro debutto, pubblicato nel 1977, quando ormai il progressive è agli sgoccioli, non solo in Italia ma soprattutto all'estero, dove il punk sta spazzando via tutti i tecnicismi del genere precedente. È un peccato, perché si tratta di un disco piacevolissimo ancora oggi e che naturalmente vi consiglio di recuperare in questa nuova veste. Il terzo volume della collana Prog Rock Italia esce il 29 gennaio e i protagonisti sono le Orme, sicuramente tra i gruppi più conosciuti ed amati del nostro progressive, anche all'estero. L'album è il loro secondo 33 giri di inediti, Collage, che proprio nel 2021 compie 50 anni ed è considerato uno dei capostipiti del genere. Tra l'altro io ho conosciuto le Orme proprio grazie a un brano di questo disco, Sguardo verso il cielo, contenuto in questa compilation di rock targato Italia del 1995. Sia Collage che Forse le lucciole non si amano più, della locanda delle fate, sono acquisti obbligati se non li avete ancora nella vostra discoteca e non avete approfondito mai il genere. Per chi li avesse già,
Prima di imprecare, e non a torto, per la sequela interminabile di ristampe degli stessi titoli negli ultimi anni, prima con BTF e poi in edicola con De Agostini, per chi li avesse già, insomma, consiglio di acquistare almeno un volume di questa collana e giudicare con occhi, mani e orecchie. Vi do questo consiglio perché sono uno di voi e so come va a finire. Va a finire che prima o poi l'acquisto ci scappa. E allora meglio recuperarli adesso ad un prezzo onesto che in un secondo momento su Discogs al doppio o al triplo del prezzo originario. Common Turn di Anna B. Savage. Incredibile, amiche ed amici, ho già trovato uno dei miei dischi dell'anno. Common Turn è il debutto a 33 giri di Anna B. Savage e mi sono perdutamente innamorato dei suoi 3 brani in anteprima. Per essere precisi, mi sono innamorato di lei, della sua voce e della sua musica grazie a questa pausa e ripartenza. As keenly as I used to. I don't know if this is even real. Ma ogni intonazione, ogni accordo di Anna B. Savage è al posto giusto. Ascoltarla è stata un'epifania tra Anthony and the Johnson, Jeff Buckley e una tonnellata di disagio, però il disagio che ti fa creare grandi cose, non quello che ti annienta. Anna è rimasta sorpresa dall'accoglienza super positiva ricevuta con l'EP di debutto del 2015 e si è sentita un po' persa. Rimuginava di continuo, non riuscirò mai a scrivere qualcosa di buono come quello. Alla fine ha messo da parte le seghe mentali e ce l'ha fatta. Common Turn è il mio primo consigliatissimo a bestia del 2021. Bridging the Gap dei Pearl Jam. Attenzione, attenzione, questo è un bootleg, niente panico, ripeto, questo è un bootleg. Si è capito che questo è un bootleg? È un bootleg, quindi non aspettiamoci la pulizia tecnica di un live dei Pink Floyd rimasterizzato agli Abbey Road Studios. Bridging the Gap contiene le registrazioni di quegli show che i Pearl Jam tennero il 19 e 20 ottobre 1996 per il Bridge School Benefit Concert, ossia un concerto benefico organizzato dallo zio Neil Young per 30 edizioni e altrettanti anni dal 1986 al 2016 per raccogliere fondi a favore dei bambini disabili. Perché ve lo segnalo pur essendo un bootleg? Innanzitutto perché è distribuito da un'etichetta specializzata in bootleg, la Parachute, e poi perché i set acustici di quel periodo dei Pearl Jam sono ancora oggi per molti insuperati in quanto a tracklist, esecuzione e pathos. Se ti sta piacendo questo video lascia un like, per te un attimo e per me è molto importante. Iscriviti se già non l'hai fatto e attiva la campanellina per non perderti i miei prossimi video. Commenta qui sotto facendomi sapere quali sono i dischi che ti interessano di più di questo gennaio 2021, tra quelli che ti ho presentato io e quelli che invece non sono stati inseriti nel montaggio finale. Drunk Tank Pink degli Shame.
Qualche giorno fa vi ho mostrato 3 grandi dischi di post-punk pubblicati e glorificati nel 2020 e ne abbiamo subito un altro a bomba in uscita il 15 gennaio. Drunk Tank Pink è il secondo album degli inglesi Shame, che arriva a 3 anni esatti da Songs of Praise, che vi consiglio di recuperare se non conoscete. Tra i 4 cavalieri dell'apocalisse post-punk, gli Shame sono senza dubbio quelli più arty. In certi passaggi fanno venire in mente dei Talking Heads più irrequieti e rumorosi. Un acquisto obbligato se vi è piaciuto almeno uno tra questi. Se poi li apprezzate tutti, che ve lo dico a fare? I heard you shit, but I gave you a fight. This is the last time I sit down. Mother di David Bowie. Ogni tanto arriva qualche chicca a 45 giri e questa appartiene sicuramente alla categoria. Cosa c'è da aggiungere? Ci sarebbe da aggiungere solo il link per l'acquisto, perché con un artista come David Bowie puoi solo apprendere la notizia, passare alla cassa e aspettare il corriere. Questo 7 pollici è composto da 2 cover. Sul lato A c'è Mother di John Lennon, incisa da Bowie tra il 97 e il 98 per un tributo all'ex Beatle, che però non vide mai la luce. Sul lato B c'è Trying to Get to Heaven, una canzone di Bob Dylan tratta da Time Out of Mind del 97 e incisa da Bowie nel 98. Queste 2 cover sono certamente già note ai fan, si trovano anche qui su YouTube, ma non sono mai state pubblicate ufficialmente. L'occasione di farlo è per festeggiare quello che sarebbe stato il 74esimo compleanno di Bowie, visto che il 45 giri dovrebbe uscire l'8 gennaio in edizione limitata a 8147 copie in tutto il mondo. Scomponete 8147, 8147, quindi 8 gennaio 1947, che è la data di nascita di David Bowie. Mother, you had me. 2 paroline veloci su altri dischi al volo. Il 15 gennaio esce la ristampa in vinile colorato giallo di Sabbath Bloody Sabbath. La segnalo per gli amanti dei Black Sabbath e dei vinili colorati, perché non mi risultano altre particolarità per questa edizione. Il disco in sé, lo sapete, è stratosferico. Prosegue la ristampa in vinile della discografia di PJ Harvey. Questo mese, il 29, tocca a Is This Desire e relativi demo. Il disco in studio l'ho preordinato, come ho fatto e farò con tutti gli altri. I demo me li ascolterò in streaming. Avevo già detto 2 parole su questo disco per le uscite di ottobre 2020, ma in quel caso si trattava della versione digitale. Adesso arriva anche quella in vinile e CD per Love is the King di Jeff Tweedy, già noto per essere la voce e il volto degli Wilco. Un bel indie rock stratificato su più livelli per la band canadese The Bastard Lakes. Chitarre armoniosamente roccheggianti e orchestra a rimpolpare il sound. Merita sicuramente un ascolto, anzi più di uno. Edizione in vinile con 2 dischi trasparenti. Ristampa in edizione limitata su vinile bianco per un grande classico dell'hard rock britannico, Demons and Wizards dei mitici Uriah Heep, pubblicato originariamente nel 1972. Un disco da recuperare per ogni amante del metal, del progressive e dell'hard rock in generale. Fogerty's Factory di John Fogerty. Sì, ok, la sua voce non è più come quella di 50 anni fa, ma come fai a non citare un nuovo disco di John Fogerty? Uno che con i suoi Creedence Clearwater Revival ha scritto pagine indimenticabili nella storia del rock americano. E per quanto mi riguarda, una delle voci più belle di sempre, insieme a Elvis Presley, Jeff Buckley, Lane Staley, solo per citare i primi che mi vengono in mente.
con l'ex cantante degli Alice in Chains condivide quella sensazione di grattugia dell'anima che ti smuove sempre una secchiata di farfalle nello stomaco. John Fogerty è una leggenda vivente e mi fa ancora più piacere segnalare questa uscita perché è nata per caso durante il primo lockdown, quando era circondato e accompagnato dai suoi figli e ha deciso di impiegare il tempo forzatamente libero nella rivisitazione di alcuni grandi classici del suo repertorio e della canzone americana. La copertina e il titolo di Fogerty's Factory riprendono quello del capolavoro della sua band, che nel 2020 festeggiava 50 anni. Dopo alcuni secondi di questo brano e di questo video, il mio cuore di sbarbo era già KO degli Alice in Chains. A proposito di Layne Staley, il 15 gennaio esce la ristampa del debutto degli Alice in Chains, Facelift, pubblicato in origine nell'agosto del 1990. Sono passati quindi poco più di 30 anni dal clamoroso successo di un album che fu tra i protagonisti indiscussi della scena grunge, soprattutto fu il primo a raccogliere consensi su larga scala e a far diffondere il genere anche grazie al videoclip del singolo Man in the Box. I chitarroni di Jerry Cantrell e la voce di Layne Staley hanno sempre caratterizzato gli episodi migliori della band di Seattle e questo vale naturalmente anche per Facelift. Questa ristampa arriva in doppio vinile e appartiene alla serie Legacy di Sony Music. L'audio è stato rimasterizzato, ma al momento non ci sono notizie più approfondite. In ogni caso è un acquisto obbligato per chi, come me, in tutti questi anni ha continuato ad ascoltare il CD, aspettando che venisse finalmente ristampato per portarselo a casa a prezzi umani. Metaversus dei 24 Grana. Obbligatorio ricordare la ristampa di Metaversus, il secondo disco di inediti dei 24 Grana, pubblicato originariamente nel 1999. Perché obbligatorio? Perché credo che i 24 Grana non abbiano mai raccolto il successo che meritavano, probabilmente perché molti sono intolleranti al cantato in napoletano o forse perché c'erano già gli Alma Magretta a fondere con successo dub e dialetto partenopeo. Non lo so. Quello che so è che i 24 Grana meritano una riscoperta e questa ristampa cade proprio a fagiolo, anche perché Metaversus è uno dei loro album più riusciti, consigliato a bestia, così come il debutto Loop e il relativo live. Piano piano di Jeremiah Freitas. Se amate o conoscete i Lumineers, il nome di Jeremiah Freitas non vi suonerà del tutto nuovo, essendo uno dei due cofondatori della band americana. A proposito di Lumineers, recuperate il loro album 3, scritto in numeri romani, del 2019, davvero sorprendente. Tornando a Jeremiah. Questo piano piano comprende brani composti principalmente al pianoforte, si intuisce anche dal titolo. Alcuni di questi brani hanno avuto una gestazione decennale e vanno a comporre uno di quei dischi che sa essere necessario quando ci sentiamo appesantiti e non certamente per quello che abbiamo mangiato. La grazia di alcuni passaggi è disarmante. Mi auguro che vogliate approfondirlo, magari partendo proprio dalla mia playlist di Spotify. Altri dischi? Salute!
altri dischi? Sì, buona! Altri dischi al volo. Ristampa in onore del ventennale, in realtà già scoccato nel 2020, di Reinventing the Steel, l'ultimo album pubblicato dai Pantera prima dello scioglimento. Edizione limitata con doppio vinile color argento. Uno contiene i brani con i nuovi mix di Terry Date, l'altro contiene 8 bonus tracks mai pubblicate su vinile. È già uscita la versione in doppio vinile nero di Che cosa vedi? In realtà, in principio, già questa doveva essere la versione con doppio vinile trasparente. Adesso esce finalmente la versione in doppio vinile trasparente. Non ci siamo. Ci vuole più chiarezza per queste ristampe. Chiaramente non casca il mondo, nessuno ci obbliga all'acquisto, lo sappiamo bene, però cerchiamo di mantenere gli standard sul livello dei CCCP, anche perché il prezzo è lo stesso. Il 15 gennaio escono 3 ristampe dei Death SS tra gli alfieri del metallo italiano. Tra queste 3 vi segnalo soprattutto Panic, da sempre uno degli album più apprezzati dai fan della band. Nuovo album per l'ex Porcupine Tree, Steven Wilson. The Future Bites era previsto inizialmente per giugno 2020 e poi è stato posticipato a fine gennaio per i motivi che tutti purtroppo conosciamo. I brani in anteprima di questo disco danno l'impressione di un lavoro piuttosto vario e articolato, sicuramente da approfondire. Cinquina non alla tombola, ma con 5 uscite jazz da segnalare. Miles in Tokyo viene pubblicato per la prima volta in vinile in Europa grazie all'etichetta Music on Vinyl, quindi garanzia di qualità. È la registrazione del concerto del 1964 a Tokyo, prima registrazione in Giappone per il grande Miles e prima uscita per il suo nuovo quintetto in cui militava tra gli altri un giovanissimo Herbie Hancock. Prosegue la serie di ristampe jazz curate maniacalmente da Acoustic Sounds. Vi consiglio caldamente di acquistarle non appena avete la possibilità, se vi interessano questi titoli, perché attualmente sono le edizioni in vinile di riferimento di questi album epocali e, come avviene per tutte le stampe Acoustic Sounds, non sono dichiarate come edizioni limitate, ma di fatto lo sono e poi sono cavoli amari. Per gennaio vi segnalo Best on Top di Paul Chambers, Tender Moments di Tyner McCoy e New York, New York di George Russell. Non a livello delle Acoustic Sounds, ma comunque ottime e con un prezzo più abbordabile, sono le ristampe della Blue Note. Per gennaio vi segnalo Song for My Father di Horace Silver. The Kind di Chris Garneau. Se amate l'indie pop un po' barocco, un po' orchestrale e se nella vostra discoteca c'è almeno un album di Sufjan Stevens, Keaton Hanson o Perfumed Genius, allora The Kind di Chris Garneau è quello che fa per voi. Io sono rimasto incantato dalla delicatezza
delle sue composizioni e anche se ad oggi non sono riuscito a trovare una versione in vinile, per il pre-order me lo sono segnato e ricontrollerò in prossimità della pubblicazione che è fissata al 29 gennaio. Nella playlist di Spotify ho inserito 3 brani da The Kind. Dategli un ascolto perché Chris Garneau merita davvero. The shift, the change, the why, or when, or where. Don't tell me about the wind. This isn't black and white. There is nothing else they can do. We're not the child. We're not the child. Play di Moby. Guardate questo adesivo, contiene i mega hits. Edizione limitata e vinile rosso per la ristampa di Play, il capolavoro di Moby uscito originariamente nel 1999. Chi non ha questo disco nella propria collezione avrà comunque ascoltato uno o più brani nelle pubblicità o nei film. Impossibile non averne assaggiato almeno qualche nota e il motivo è presto detto. Con questo disco Moby riuscì a coniugare perfettamente il suo background più danzereccio e il pop adulto, contaminandolo con influenze soul, gospel e anche un po' folk. Una marea i singoli estratti, i mega hits, e una qualità media altissima che purtroppo ad oggi non si è ancora ripetuta nella carriera dell'artista americano, da ascoltare o riascoltare. Brigata Bianca di Samuel. Che a Samuel piaccia la cassa in 4/4 non è certo una novità. I fan più assidui dei Subsonica conosceranno certamente il suo side project denominato Motel Connection, attivo dai primi anni 2000 e adesso in stand-by. Di loro vi consiglio di recuperare soprattutto le 2 colonne sonore, Santa Maradona e Andata e Ritorno, e il primo vero album in studio, Give Me a Good Reason to Wake Up, del 2002. Qui la house culture trionfa in un bel mix di tunz tunz e melodia, dove il bassone di Pierre Funk, ex Subsonica, scivola via, che è un piacere. Ma torniamo a Samuel. Dopo la parentesi infelice al tavolo di X Factor, ritorna con un nuovo album che si rivolge allo stesso pubblico del debutto, quindi quello prettamente radio friendly, ma stavolta mette un po' più di benza, un po' più di groove nella solita ricetta gradevole pop. Dei 2 brani in anteprima vi segnalo soprattutto Cocorico, che vede la partecipazione di Colapesce, un altro che non disdegna il beat quando è fatto bene. La versione di Brigata Bianca che trovate nel mio negozio, il link è qui sotto in descrizione, è la versione autografata da Samuel, quindi se vi interessa accattatevilla che poi non la trovate più. Il mio corpo se ne va e mi lascio guidare. Ultimi dischi al volo. Sempre a proposito di jazz, però contemporaneo, il 29 gennaio viene ristampato in doppio vinile nero I Can See Your House From Here dei 2 grandissimi John Scofield e Pat Metheny. Aliena di Giuni Russo esce il 15 gennaio e contiene 4 brani inediti, una ghost track e 10 brani già conosciuti ma rielaborati nel 2020. La produzione è curata dall'ex compagna Maria Antonietta Sisini. Edizione in vinile di colore verde per riagganciarsi al titolo dell'opera. EP orgogliosamente country per Kurt Vile, uno dei paladini dell'indie rock americano e grande amante del Nashville Sound. Dei 5 brani in scaletta ce ne sono 2 di John Prine, leggenda country e folk che ci ha lasciato lo scorso aprile e di cui hanno recentemente ristampato la discografia.
Se vi interessa qualcosa di John Prine, scrivetemelo nei commenti che lo inserisco nel negozio di Vinilicamente. Dopo 7 anni ritorna la band indie rock tedesca Notwist, che in carriera ha dei gran bei dischi. Quello che ho potuto ascoltare da Vertigo Days al momento non mi fa impazzire, ma ci devo tornare. E c'è anche un pizzico di reggae per celebrare il 25° anniversario di un classico moderno del genere, Till Shiloh di Buju Banton, in arrivo il 15 gennaio su doppio vinile nero rimasterizzato. È veramente tutto per oggi. Anche a questo giro abbiamo fatto una bella scorpacciata di ottima musica. Naturalmente questa era una selezione tra tutti i dischi in uscita a gennaio 2021. Se c'è qualcosa che secondo voi merita attenzione e io non ho inserito, segnalatelo nei commenti qui sotto, perché potrà essere utile per me e per tutta la community. A presto e buoni ascolti!